Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Oggi io e Luca abbiamo preparato qualcosa di speciale per voi, una conversazione italiana autentica per aiutarvi a imparare l'italiano in modo naturale. Ciao Marta, sì, esatto. Oggi vedremo come usare ben 100 frasi utilissime. Questo video è perfetto per chi cerca un'ottima Italian listening practice e vuole finalmente iniziare a pensare in italiano. Prima di iniziare, però, volevo chiedervi un piccolo favore. Se vi piace il nostro modo di insegnare, iscrivetevi al canale. Per noi è fondamentale per crescere e continuare a creare lezioni gratuite per voi. Mettete un bel like e attivate la campanella. Giusta, Marta, è un piccolo gesto per voi, ma per noi di Italiano Vero significa moltissimo. Allora, iniziamo la nostra giornata tipo. Di cosa parliamo oggi? Direi di iniziare dalla mattina. Luca, tu cosa fai appena ti svegli? Io, onestamente, senza un caffè non riesco nemmeno a parlare. Ti capisco benissimo, anche io. La prima frase della giornata è sempre "ho bisogno di un caffè". È una delle frasi più comuni in Italia, quasi un rito. Ah, è vero, ho bisogno di un caffè, è fondamentale. Poi di solito chiedo che ore sono? Perché io sono sempre in ritardo, Luca, sempre. Non cambierai mai. Io invece controllo il meteo. Chiedo spesso "che tempo fa oggi?". È importante per decidere come vestirsi, no? Se piove o se c'è il sole. Che tempo fa oggi? Ottima domanda. È utilissima per chi sta facendo una Italian lesson di livello Italian A1 o A2. È una frase semplice ma che usiamo ogni singolo giorno. Esatto. E dopo aver bevuto il caffè e guardato il meteo, di solito dico "devo andare al lavoro". Oppure, se sono fortunato e ho un giorno libero, "oggi mi riposo". Beato te. Io dico sempre ho molto da fare oggi. Mi sembra di correre sempre da una parte all'altra. Luca, ma tu fai colazione a casa o al bar? Di solito a casa, ma qualche volta vado al bar e dico "un cornetto e un cappuccino, per favore". È un classico della conversazione italiana. Oh, il cornetto, che bontà! Sai, molti studenti che seguono il nostro podcast ci chiedono spesso come ordinare in modo gentile. Per favore è la parola chiave. Assolutamente, la gentilezza è importante. Ora fermiamoci un secondo per la nostra piccola analisi del lessico, così aiutiamo i nostri amici a capire meglio queste prime espressioni. Che tempo fa? È la domanda standard per chiedere informazioni sul meteo. Essere in ritardo significa non arrivare all'orario stabilito. Scusa, sono in ritardo. Per favore è la formula magica della gentilezza per chiedere qualsiasi cosa. Avere da fare significa essere occupati, avere degli impegni o del lavoro. Grazie Luca, spiegazioni chiarissime. Amici, scrivete nei commenti una frase usando ho bisogno di. Ad esempio, ho bisogno di fare pratica con l'italiano. Vi risponderemo sicuramente. Ottima idea! E ricordate che guardare questo video con italiano con sottotitoli attivi può aiutarvi tantissimo a collegare i suoni alle parole scritte. Allora Marta, dopo la colazione che succede? Beh Luca, dopo la colazione la giornata entra nel vivo. Di solito se sono in giro o devo andare in un ufficio, la prima cosa che mi capita di chiedere è scusi, mi sa dire dove si trova la fermata dell'autobus? Questa è una frase utilissima per chi viaggia in Italia. Dove si trova è una struttura fondamentale per l'italiano basico. Si può usare per tutto. Dove si trova il bagno, dove si trova il museo. Esatto! E quando finalmente l'autobus arriva, se non sono sicura della direzione, chiedo sempre all'autista: questo autobus va in centro? Non vorrei mai finire dall'altra parte della città. Oh, mi è successo tante volte a Roma. Un'altra cosa che dico spesso quando sono sui mezzi pubblici o per strada e c'è molta gente è permesso? È la parola più importante per passare tra la folla senza essere maleducati. Ah, vero. Permesso è magico.
e se per sbaglio urto qualcuno dico subito «Scusi, non volevo». L'educazione è la base di ogni conversazione italiana autentica. Giusto. Poi sai cosa faccio spesso quando arrivo in ufficio o incontro un amico? Chiedo come va la giornata. È un modo un po' diverso dal solito come stai. È più dinamico. Mi piace. Come va la giornata? Suona molto maturale. Io invece, quando arrivo al lavoro e vedo i miei colleghi, dico: Hai bisogno di una mano? Mi piace essere d'aiuto e dare una mano è un modo bellissimo per dire aiutare. Bellissima espressione. Dare una mano è un classico esempio di come si parla l'italiano vero. A proposito di lavoro, una frase che sento dire e dico ogni giorno è a che ora finisci di lavorare? Perché dopo il dovere c'è il piacere. Chiaro. E io rispondo quasi sempre: Finisco tra un'ora, spero. La parola spero la usiamo tantissimo in Italia. Siamo un popolo di ottimisti, no? Forse, però, Marta, prima di continuare con i nostri impegni pomeridiani, dobbiamo assolutamente fare un'altra piccola pausa per analizzare quello che abbiamo appena detto. Vediamo queste 5 espressioni. Permesso. Si usa per chiedere di passare in mezzo a persone o per entrare in una stanza. Dare una mano è un modo idiomatico per dire aiutare qualcuno. Esempio, ti do una mano con le borse? Non volevo si usa per scusarsi dopo un errore involontario. È come dire non l'ho fatto apposta. Andare in centro significa recarsi nel cuore della città, dove di solito ci sono i negozi e i monumenti. Che belle spiegazioni! Ragazzi, se state trovando utile questo video, non dimenticate di lasciarci un commento. Qual è la frase che usate più spesso quando siete in giro? Scrivetelo qui sotto. Ci aiuta tantissimo a far conoscere il canale a altri studenti di italiano per principianti. Già, i vostri commenti sono il motore di Italiano Vero. Ma torniamo a noi, Marta. Una volta finito il lavoro, cosa si fa? Io di solito ho una fame incredibile e la prima cosa che dico è: cosa mangiamo di buono stasera? Ah, oh Luca, cosa mangiamo di buono? È sicuramente la mia frase preferita della giornata. In Italia il cibo è sacro, quindi decidere la cena è un momento fondamentale della conversazione italiana. Assolutamente. Spesso, se non ho voglia di cucinare, chiedo a mia moglie: Ti va di andare al ristorante? È un modo gentile per proporre un'idea senza essere troppo diretti. Mi piace. Ti va di è utilissimo. Io lo uso anche con le amiche. Ti va di fare una passeggiata? E se la risposta è positiva, la frase successiva è quasi sempre a che ora ci vediamo? La coordinazione è tutto. Giusto. Ma prima di uscire c'è sempre il problema dei vestiti. Io chiedo sempre: come mi sta questa camicia? Ho sempre paura di fare abbinamenti sbagliati. Il solito insicuro. Io invece, quando entro in un negozio per comprare qualcosa di nuovo, dico alla commessa: Posso provare questo? È una frase essenziale per chi vuole fare shopping durante una vacanza in Italia. Vero. E se il prezzo non è chiaro, la domanda classica è: quanto costa? Semplice, diretta e indispensabile per il vocabolario italiano di base. A volte però le cose costano troppo e allora dico: È un po' caro, ci devo pensare. È un modo elegante per dire che non vogliamo comprare subito, vero Luca? Esatto, ci devo pensare salva sempre la situazione. Ma tornando alla nostra serata, quando finalmente arriviamo al ristorante, la prima cosa che dico al cameriere è: abbiamo una prenotazione a nome Luca. Oh, bravo! È importante prenotare. E una volta seduti, dopo aver guardato il menù, diciamo: Siamo pronti per ordinare. Mi raccomando, amici che ascoltate, questa è una delle 100 frasi che userete di più in assoluto. E non dimentichiamo l'acqua. In Italia chiediamo spesso: possiamo avere una bottiglia di acqua naturale? O gassata, se preferite le bollicine. Io preferisco naturale. Comunque, Luca,
Prima di passare al momento del dolce, fermiamoci un momento. È ora della nostra analisi del lessico per queste espressioni utilissime. Ti va di una formula molto comune per fare una proposta o un invito. Corrisponde a hai voglia di? A che ora ci vediamo? La frase standard per stabilire un appuntamento con qualcuno. Quanto costa? La domanda fondamentale per conoscere il prezzo di un prodotto o servizio. Ci devo pensare. Un'espressione utile per prendere tempo prima di prendere una decisione. Siamo pronti? Si usa per comunicare che si è presa una decisione, specialmente al ristorante con il cameriere. Spero che queste frasi vi stiano aiutando a migliorare il vostro ascolto italiano. Ricordate che la ripetizione è la chiave per imparare italiano velocemente. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Italiano Vero. È gratis e ci aiuta a creare altri video come questo. Grazie Marta per averlo ricordato, è davvero importante per noi. Allora, siamo al ristorante, abbiamo ordinato, ma cosa succede se il cibo tarda ad arrivare? Di solito inizio a dire «Ho una fame da lupi». Ho una fame da lupi è un'espressione bellissima, Luca. La usiamo quando la fame è davvero tanta. E quando finalmente il cameriere porta i piatti, la frase che diciamo tutti insieme è «Buon appetito». È un classico che non manca mai sulle tavole italiane. Oh, assolutamente. E mentre mangiamo, se il cibo è buono, diciamo questo piatto è squisito. È più forte di buono, indica che siamo davvero soddisfatti. È un ottimo modo per fare i complimenti allo chef o a chi ha cucinato. Vero, ma sai cosa succede spesso al ristorante? Che manca qualcosa sul tavolo. Allora chiamiamo il cameriere e diciamo «Scusi, potrebbe portarci un altro po' di pane?» Il pane in Italia non può mai mancare per fare la scarpetta. La scarpetta, che tradizione fantastica. Spieghiamolo ai nostri amici. Fare la scarpetta significa pulire il piatto con un pezzetto di pane quando il sugo è troppo buono. È una cosa molto da italiano, vero? Proprio così. Dopo mangiato, però, arriva il momento di pagare. Luca, tu cosa dici di solito? Io dico sempre «il conto, per favore». È la frase più semplice e corretta da usare. Sì, è la più comune. Ma se sono con amici e voglio offrire io, dico oggi offro io. È un gesto di generosità che in Italia apprezziamo molto. Se invece vogliamo dividere, diciamo facciamo alla romana, che significa dividere il conto in parti uguali. Facciamo alla romana, utilissima. Amici, segnatevela, perché è una di quelle frasi che vi faranno sembrare dei veri esperti della lingua. È perfetta per la vostra Italian conversation. Dopo cena però ci vuole un po' di relax. Magari torniamo a casa e io chiedo «Ti è piaciuta la serata?» Mi piace sempre sapere se i miei amici si sono divertiti. Certo, e la risposta di solito è «Sì, mi sono divertita molto, grazie dell'invito». Ringraziare è fondamentale. Poi, una volta a casa, se sono stanca, dico semplicemente «Non vedo l'ora di andare a dormire». Ti capisco, ma prima di andare a letto facciamo la nostra penultima analisi del lessico. Queste frasi sono perfette per chi vuole pensare in italiano. Buon appetito, l'augurio che si fa sempre prima di iniziare a mangiare. Squisito, un aggettivo per descrivere qualcosa di estremamente buono, specialmente riferito al cibo. Offro io, la frase per comunicare che pagherai tu per tutti. Facciamo alla romana, un'espressione idiomatica che significa dividere il conto equamente tra tutti i presenti. Non vedo l'ora di. Si usa per esprimere un forte desiderio o impazienza di fare qualcosa. Spero che queste frasi vi stiano piacendo.
Se volete un PDF con tutte queste 100 frasi, scrivetelo nei commenti, così sappiamo che vi interessa. E se siete nuovi qui, benvenuti su Italiano Vero. Iscrivetevi per non perdere le prossime lezioni. Esatto, la vostra partecipazione è fondamentale. Allora Marta, siamo arrivati quasi alla fine della giornata. Ma prima di chiudere gli occhi, c'è un'ultima cosa che facciamo sempre, vero? Controlliamo i messaggi sul telefono. È proprio vero, ormai è un'abitudine. Guardo il telefono e dico: ho un sacco di messaggi da leggere. Spesso sono gli amici che chiedono: cosa fai domani? La pianificazione non finisce mai. Io invece controllo sempre le email e penso, devo rispondere a questa email domani mattina. È l'ultimo pensiero prima di staccare la spina. Però Marta, c'è una frase che diciamo sempre a chi vive con noi prima di spegnere la luce. Spegni tu la luce? Sempre. E poi, naturalmente, il saluto finale. Buonanotte, a domani. È una frase semplice, ma che chiude la giornata in modo perfetto. Spero che i nostri amici abbiano trovato queste frasi utili per il loro italiano basico. Sono sicuro di sì. Abbiamo visto situazioni diverse, dal caffè al bar fino alla buonanotte. Imparare queste strutture aiuta tantissimo a sentirsi più sicuri durante una conversazione italiana. Non serve sapere tutta la grammatica. A volte bastano le frasi giuste al momento giusto. Esatto. Amici di Italiano Vero, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio tra le frasi quotidiane. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi aiuti a pensare in italiano ogni giorno di più. Grazie per averci seguito con così tanto affetto. Giusto, Marta. Prima di salutarvi, facciamo l'ultima analisi per fissare bene le ultime espressioni di oggi. Un sacco di, un modo colloquiale per dire molto o molti. Esempio, ho un sacco di compiti. Cosa fai domani? La domanda standard per informarsi sui programmi futuri di qualcuno. Staccare la spina, un'espressione idiomatica che significa riposarsi e smettere di pensare al lavoro o ai problemi. Spegni tu la luce? Una richiesta per chiedere a qualcuno di compiere un'azione, spegnere la luce, la TV, eccetera. A domani. Un saluto che si usa quando sappiamo che vedremo o sentiremo la persona il giorno successivo. Grazie Luca. Adesso tocca a voi. Scriveteci nei commenti qual è la frase che avete imparato oggi e che vi piace di più. E se volete altri video con i dialoghi in italiano come questo, fatecelo sapere con un bel like. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. È il modo migliore per supportare il nostro lavoro e non perdere nessuna Italian Lesson. Grazie di cuore a tutti e alla prossima! Buonanotte a tutti e buono studio! Ciao a tutti, a presto su Italiano Vero!